Inizieremo in questo video a vedere Google AI Studio, ovvero uno studio messo a disposizione da Google, dove utilizzare tutti i modelli da lui creati. Iniziamo andando sul sito di Google AI Studio. Andiamo su Get Started ed accediamo al nostro account Google. Una volta entrati, possiamo subito usare la chat, ma andiamo su Home per vedere una panoramica dello studio. Qui, possiamo usare Nano Banana, ultima versione di Gemini resa famosa dalla sua capacità di generare e modificare le immagini, VO3, per generare dei video. Ottenere delle informazioni da uno specifico indirizzo internet. E generare audio dal testo. Clicchiamo ora su Try Nano Banana. E scriviamo ad esempio, creami un'immagine di una città nel West, la città deve avere come sfondo una grande montagna. Per poi cliccare su Run. E attendiamo che l'immagine sia generata. Possiamo ad esempio dirgli di modificandola, trasformando la città in una città futuristica. Come vedete, nell'immagine generata, ci sono tutte le caratteristiche che gli ho detto nel prompt. Ovviamente, conviene fare prompt più dettagliati del mio per generare immagini migliori, il mio era solo un esempio. Possiamo perfino caricare un'immagine per dirgli di modificarla. Ad esempio, scriviamogli di volerli mettili dei capelli rossi e una camicia nera. L'immagine generata, possiamo anche scaricarla ovviamente. Passiamo ora al menu Build. Da qui, possiamo far generare un'app semplicemente da un nostro prompt. Ad esempio, creiamo un'app dal nome Rantch News, che stampi una notizia random dal sito techpowerup.com. L'app avrà sopra il nome e a fianco il tasto Rigenera per rigenerare la news stampata in modo random. Una volta scritto il nostro prompt ed aver cliccato su Build, vediamo che Gemini si metterà a generare la nostra app. Sulla destra, avremo il tasto Preview,
per l'anteprima dell'app, e il tasto codice, per vedere il codice che sta generando. Invece sulla sinistra, l'operazione che l'IA sta facendo al momento. Una volta finito, ci verrà mostrata l'app creata, app create in TypeScript, ma vedremo che potremo anche cambiare il programma con cui generarla. Da vedere che, come scritto, l'app ci mostra una news random, sopra abbiamo il nome dell'app e il tasto rigenera, se cliccato ricarica la news da mostrare a video. Ovviamente possiamo interagire con l'IA anche dopo aver fatto l'app, ad esempio per modificare l'app in modo che, se clicco sul titolo mi porti alla news originale. Per poi cliccare sulla freccia in alto, e attendere la modifica dell'app. In questa prima parte, abbiamo fatto una panoramica di Google AI Studio. Vedremo in un prossimo video, che Google AI Studio può fare molto di più. Scrivete nei commenti per farmi vedere se siete interessati.